Nell'infanzia di moltissimi bambini c'è stato un periodo in cui alla loro televisione passavano i cartoni animati di un orsetto giallo con la maglietta rossa e una voglia matta di miele. Penso che pochi di noi non abbiano visto almeno una volta i film animati di Winnie the Pooh, basati sui personaggi creati da Milne. Ebbene, io li avevo in VHS e ammetto di aver ammorbato i miei genitori per parecchi anni con le avventure di Pooh, Pimpi, Christopher Robin e compagnia. E sì, ancora oggi, soprattutto quando ho la febbre, non mi faccio problemi a dargli un'altra visione. Perché vi parlo di Winnie the Pooh? Beh, perché nel 2018, ad un solo anno di distanza dall'uscita di Vi presento Christopher Robin, in cui si parlava della storia vera del personaggio, è uscito quello che si può considerare come il seguito in live action dei film d'animazione con cui siamo cresciuti, Ritorno al Bosco dei Cento Acri. Promettendovi che un giorno parlerò anche dei film animati e dell'altra pellicola su Christopher Robin, direi di partire da un breve racconto della trama. Il film si apre con Winnie the Pooh e tutta la compagnia di amici che organizza una festa d'addio per Christopher Robin, interpretato da Orion O'Brien, presente anche in Mother, Father, Son, il quale dovrà andare al collegio e non potrà più andare a trovarli. Qui il bambino promette a Pooh che non lo dimenticherà mai e se ne va via per sempre. Il tempo passa e vediamo che la vita di Christopher non è stata molto semplice. In collegio veniva maltrattato, ha sofferto la morte del padre e, una volta cresciuto, ora interpretato da Ewan McGregor, Trainspotting, Star Wars e moltissimi altri, quando ha trovato l'amore della sua vita, Evelyn, Hayley Atwell, Peggy Carter nell'MCU, viene chiamato alle armi per la seconda guerra mondiale. Una volta tornato a casa conosce finalmente sua figlia, Madeline, interpretata da Bronte Carmichael, presente anche in Star Wars Andor, e trova lavoro in una valigeria. Diventato una persona molto seria e poco presente in casa per il lavoro, Christopher non si accorge che sua moglie e sua figlia sono tristi perché vorrebbero passare più tempo con lui. Il tutto peggiora quando il vicepresidente della valigeria, Giles Winslow, Mark Gatiss, Sherlock, gli chiede di studiare un piano per salvare l'azienda dalla crisi, anche a costo di licenziare persone pur di tagliare i costi di produzione. E Christopher deve rinunciare al weekend nella sua vecchia casa nel Sussex con la sua famiglia. Moglie e figlia, deluse da lui, partono lo stesso, lasciandolo a casa da solo con il suo lavoro. Intanto, nel bosco dei Cento Acri, Winnie the Pooh si alza con una certa fame e va a cercare il suo amico Pimpi, ma non lo trova. Come il maialino, anche gli altri suoi amici sono scomparsi e lui si ritrova da solo nella nebbia. Deciso a cercare aiuto, si dirige alla porticina da cui Christopher Robin entrava sempre nel bosco, la apre e si ritrova nel cortile vicino casa del suo vecchio amico, a Londra. Quando Christopher arriva alla panchina del giardino e si mette a ragionare sul da farsi, sente una voce familiare, si gira e rivede per la prima volta dopo tanti anni l'orsetto. Stupito e attonito, ascolta Winnie raccontargli cosa gli è successo e, seppur restio, decide di riportarlo nel bosco dei Cento Acri, la cui porta d'ingresso si trova nel Sussex. Arrivati a destinazione di nascosto da Madeline ed Evelyn, Christopher e Winnie si dicono nuovamente addio, ma quando l'orsetto entra nell'albero, l'uomo decide di seguirlo. Da qui lascia a voi il piacere di scoprire come continua. Molto bene la regia di Mark Forster, direttore anche di Quantum of Solace e World War Z, capace di trattare temi piuttosto forti come lo sfruttamento sul lavoro con delicatezza e di riportare su schermo i personaggi di Milne. Bene nella costruzione della trama e nel descrivere i rapporti dei personaggi senza dilungarsi troppo e quindi risultare pesante. Non ho sinceramente apprezzato il design dei protagonisti in CGI, è vero che dovevano ricordare dei vecchi pupazzi e su questo non falliscono, ma li ho trovati davvero poco espressivi. Molto bene la fotografia, un ottimo lavoro. Bene le musiche di John Bryan, compositore anche per Magnolia, e Geoff Zanelli, autore anche per Pirati dei Caraibi e La vendetta di Salazar. Non mi sono rimaste particolarmente impresse, ma sono comunque un buon lavoro, giuste per il film. Ottimo il sonoro. Molto bene Ewan McGregor nei panni del protagonista, bravissimo nel portarci su schermo un uomo che si è dimenticato cosa vuol dire essere bambini ed è ora oberato dal lavoro. Con lui molto brave sia Hayley Atwell che Bronte Carmichael. La prima riesce a trasmettere le preoccupazioni di moglie e madre nel modo migliore, la seconda ci regala una bambina che non ha mai potuto essere una bambina, perché vuole a tutti i costi compiacere il padre. Ottimo il doppiaggio italiano, su cui mi sento di dover fare una menzione d'onore al graditissimo ritorno dei doppiatori originali sui personaggi del Bosco dei Cento Acri. Un
film che mi ha riportato per poco più di un'ora e mezza all'infanzia, capace di emozionare ma senza disdegnare un po' di critica sociale, toccando temi come il già citato sfruttamento sul lavoro e le conseguenze che comporta non solo sul singolo ma anche sulla sua famiglia. Un film che ho molto apprezzato grazie ad una bella regia, una trama solida e ben strutturata, recitazione e doppiaggio ottimi e una bellissima caratterizzazione dei personaggi che ci hanno accompagnato durante l'infanzia. Assolutamente consigliato. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti e, ovviamente, non dimenticate il like e il follow. Ciao!